Video lezione questa volta penso un po' più lunga, intensa, perché da dove iniziamo oggi? Da questi due qua. Questo qui, questi due sono i nostri occhi, questa è la nostra testa. Con gli occhi e con la testa, cos'è che facciamo? Ci costruiamo dei preconcetti. Per dipingere ad acquarello, dipingere con l'acqua, è pericolosa questa cosa, perché noi vediamo una cosa, siamo adulti, il nostro occhio, la nostra testa pensa che una cosa deve essere così e poi pensiamo che è così e la vogliamo fare così com'è, ma non è così. È così. Mi sembra un po' crozza. Certo che è così, ma noi che vogliamo esprimere nell'acquarello un quadro artistico e che non rappresenta la realtà, ma rappresenta una nostra emozione, dobbiamo trasformare quello che l'occhio porta alla testa, ok? Vi faccio vedere adesso il dipinto che andremo a realizzare oggi. È questo dipinto che è un paesello innevato. Ha già una bella suddivisione di composizione, però se vediamo Stefania, che ha realizzato 2 volte l'acquarello, l'ha fatto 2 volte con gli occhi e con la testa, soprattutto con la testa, pensando di voler replicare quello che vede sulla foto o se dipingiamo all'esterno anche quello che vediamo dal vero. In questo caso è la foto. Se tu cerchi di imitare a dipingere tutto quello che c'è sulla foto, vai nei casini più profondi, perché ci sono 10.000 dettagli, ok? Quindi dobbiamo iniziare ad estrapolare lì dove è la nostra attenzione, dov'è che vuoi che tu e anche chi guarda il quadro, dov'è che deve guardare? Quindi iniziamo dall'inizio. Adesso vedi il quadro che ha fatto Stefania. È un bel quadro, ha utilizzato colori molto belli, i puntini della neve fantastico, gli alberi in negativo colorato benissimo, le case belle, però è un dipinto noioso. Me lo perdoni? È noioso perché non ha nessun punto di fuoco. Allora adesso iniziamo dall'inizio, ti metto mentre parlo le varie foto, poi iniziamo col disegno e poi con l'acquarello. Quindi iniziamo da questa prima foto dove già vedi che la foto è già ben equilibrata per quanto riguarda la composizione, perché abbiamo nella parte inferiore del quadro circa un quarto e nella parte superiore del quadro circa 3/4, che come composizione va benissimo. La linea orizzontale blu che ho messo è la linea dell'orizzonte, quindi da dove la persona ha fatto la foto, che è poi la linea dritta che prosegue in tutta la nostra composizione. Una volta che abbiamo identificato questa linea, dobbiamo fare che cosa come secondo punto? Indovini? Dobbiamo cercare il fuoco. Qui lo vedi in questa foto, ti ho fatto un cerchio rotondo. Io metterei il fuoco del nostro dipinto in questa zona del quadro.
che è bello perché capta subito l'occhio e dove l'occhio, il nostro occhio umano, va a guardare automaticamente, ok? Dopodiché, se guardiamo in fondo alla foto, quelle colline, visto che sono anche molto lontane, sembrano diritte e chi ha fatto l'acquarello che vi ho fatto vedere prima, poi effettivamente ha fatto diritto, ma in un dipinto fare una linea così dritta, anche questo è noioso, perché l'occhio dice e allora cosa c'ho da scoprire, capito? Non scopro niente. Quindi o sulla foto o in realtà, anche se una cosa è come l'occhio lo vede e la testa sa che è così, noi che facciamo invece la composizione diciamo nine lo faccio in modo diverso perché lo voglio rendere più interessante. E dunque in questa foto vedi che ho con la linea rossa ho differenziato questa linea delle colline anche in modo un po' più drammatico, no? Perché vogliamo che l'occhio abbia qualcosa da guardare. Se non ha qualcosa da guardare si annoia. È così il nostro occhio, la nostra testa. Dopodiché, cos'altro è importante nel dipingere con l'acqua? Anche questo lo sappiamo, è la fusione. Fusione vuol dire che anche se c'è la collina, non me ne frega niente, ok? Non ce ne frega niente perché voglio che la fusione accompagna il mio focus, dunque la foto che avete visto prima col cerchio rosso. E quindi quando faremo l'acquarello, la fusione andrà in questa direzione, quindi nella direzione del nostro fuoco. E non mi interessa la collina, non mi interessa che ci sono gli alberelli, che c'è quella scia di neve che eventualmente potremo anche fare col bianco, però non mi interessa nel momento in cui faccio il dipinto, faccio solo la fusione con l'acqua, ok? Senza fare attenzione al dipinto. In questa stessa foto vedi che in basso a destra ho cancellato tutte le casette sulla foto. Le ho cancellate perché, come abbiamo detto, vogliamo focalizzare sulla parte sinistra della foto del nostro soggetto. Perché lì c'è la chiesetta, c'è un castello, non si capisce bene cos'è, ma io dico che è un castelletto su una collina e dunque tutte le casette sulla parte destra non ci interessano. Posso accennare, ma in realtà non ci interessano. Ecco, detto tutto questo, qual è il primo step che dobbiamo fare? Dobbiamo fare lo schizzo, ok? Io da adesso vi giro la videocamera, facciamo prima lo schizzo con la pianificazione completa e dopo facciamo l'acquarello. Io faccio lo schizzo con la foto da tablet, ormai stampo poco e niente perché inutile avere tanta carta in giro, no? Quindi puoi prendere il tuo tablet se ce l'hai o PC, anche da telefono, ma telefono forse un po' piccolino, oppure stampi la foto che ho messo nei commenti nel post e facciamo il disegno. Ok, iniziamo con un foglietto da schizzo proprio, quindi questo non è il nostro foglio d'acquarello. E cosa faccio? Faccio prima tipo un riquadro, è piccolino, è piccolino, matita normalissima,
e abbiamo detto un quarto, tre quarti, quindi così circa e così, che vuol dire che qua sotto ho tutto quello che è il paesello, chiesa, eccetera. Qua sopra c'è questo, qui c'è il castello, qui c'è la collina, le colline. Quindi il mio dipinto, il mio schizzo, lo andrò a organizzare in questo modo, quindi tre quarti, un quarto. Fatto quello, inizio con la chiesetta. Dove inizio? Inizio da uno spigolo, visto che l'orizzonte è lì, qui è abbastanza diritto, però abbiamo questo lato che è più grande, questo lato di lato che è un pochino più stretto. Poi c'è la punta che è in mezzo a questo volume e qua c'è la punta. Finestra, finestra, finestra. E va fin qua. Dopodiché qua vicino c'è, immaginiamo la chiesa, è una chiesa, e il tetto va ancora fino a qua dietro. Qui ripeto, non è importante che facciamo tutti i dettagli, tutti i dettagli non ci interessano. Qui, quello che interessa qui è il grande insieme. Quindi qui ho la chiesa che abbiamo detto il nostro focus. Dalla foto penso che la luce è di qua e qua c'è l'ombra, perché questo lato dalla foto, come vedete anche voi, sembra più chiaro. E dunque anche qui mettiamo l'ombra qua, tanto per avere un po' di volume, e ripetiamo un pochino qua, luce la teniamo qua e qua. Se ho fatto questo, qua vedo che si inerpica il nostro castello, che è qui. Però questo castello è molto, non si capisce com'è, no? È una ruina, è vecchio, quindi prendo delle linee poco definite, forse questa è la torre, la ex torre del castello. Qui c'è un altro tettuccio e metto anche qua l'ombra e la luce. Poi abbiamo in tutta questa zona c'è tipo una collina bianca, ma non si capisce bene dalla foto com'è, si capisce solo che è una piccola discesa che con 2 o 3 linee possiamo organizzare in questo modo. Qui vicino alla chiesa c'è vegetazione e vegetazione. Qui abbiamo detto che qui facciamo solo sfumature, perché tutte queste case che sono qui non le andremo a fare. Però qua vicino vedo un altro tetto bianco. Qui non si vede bene questo lato perché c'è un'altra vegetazione, però un pochino di facciata la facciamo comunque, tanto per far capire che è una casa. Poi qua vicino ne vediamo ancora una, che escono praticamente dal nostro foglio. Escono. E qui ce ne sono ancora altre di altri tetti. Qui primissimo piano, vedo un'altra casa e la cosa più facile è che se prima fai lo spigolo, poi facciamo un pezzettino di muro, un pezzettino di muro e poi ci agganciamo il tetto. Ripeto, queste case non devono essere la copia di quello che vedi
sulla foto. Il nostro occhio identifica una cosa che si chiama architettura, ok? Anche qui, come ho ripetuto in queste, come ho fatto già qui e qui, do luce ombra, quindi metto anche qua. Qui dobbiamo essere coerenti. Dopo nell'acquarello cosa vuol dire? Vuol dire che bianco, 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 bianco. Lì dove abbiamo messo l'ombra è già quel pezzo dove questo, quindi l'ombra, andrà in fusione con il resto. Ok? Poi vedo da questa, chiamiamolo castello, ruina, vedo che si alza questa collina. Cerco di farla nel modo più irregolare possibile, vi ho spiegato prima il perché, quindi non è una linea diritta. E qui vedo quest'altro pezzo dove la collina continua, ma qui c'è tanto altro paesaggio, ci sono molte linee qua, c'è tanta neve, ok? E qui abbiamo fatto questo pezzo, qui c'è un pochino di grigio scuro, però noi abbiamo detto lo scrivo qua grande, fusione. Questa fusione la porto da questa direzione a questa direzione, ok? Qua dietro ci sono un sacco di colline che praticamente sono invisibili, perché c'è nebbia, non si vede bene, però abbiamo detto anche qui facciamo differenziazione dell'altezza, quindi non facciamo la linea diritta, ma differenziamo e addirittura usciamo qua dal foglio. Quindi qui vedi, abbiamo semplificato tantissimo la situazione delle case nel nostro schizzo. Qui addirittura non facciamo niente per adesso. Ci sarà la fusione. Abbiamo il nostro fuoco qui e nulla ci vieta che dopo facciamo delle case in negativo colorato, se ne vogliamo aggiungere altre. Poi dipende dalla fusione cosa ci dà. Qui dietro, tutte queste colline qui, io metto NG, no, NC, scusa, C, negativo colorato, NC negativo colorato. Cosa vuol dire? Che prima faccio una fusione bella forte qui, la sfumo anche all'esterno del nostro quadro e da questa fusione nasceranno i negativi colorati a forma di collina. Tutto quello che non è ombra, quindi qui adesso lo marco un po' di più così lo vedi meglio, questi lati qui, questo, lasciamo bianco sulla carta, ok? È proprio il bianco della carta che poi esalta il tetto, mentre questo che adesso faccio scuro scuro sarà un'integrazione tra ombra della casa e fusione. E anche qui nel tetto ovviamente sarà un po' scuro. Se fai questo lavoro qui, ti prendi un quarto d'ora, 10 minuti. Se hai fatto questo, abbiamo già la pianificazione per il nostro acquarello. E adesso andiamo a fare uno schizzo sul foglio d'acquarello. Per prima cosa prendo un po' di bianco e qui sul foglio d'acquarello inizio a dare quello che sarà l'effetto neve. Questo è un bianco acrilico che si asciugherà e non sarà più diluibile all'acqua. Questa cosa la facciamo in anteprima, dopodiché il tutto si asciuga. Ho dei resti
dei resti nel pennello, li metto sulla carta e già in quella direzione che prima ho fatto lo schizzo, so che qua dietro ci sono le colline e lo mettiamo anche là dietro. Poi ho deciso per i colori, prendo questo nero dell'abisso, che sarà un po' grigio nero, poi prendiamo ovviamente il nostro bianco, bianco titanio, e poi ho pensato a un colore freddo. Questo qui è il violetto sempre dell'abisso. Oggi sono abissale. Violetto che tende al nero. Prendi i colori che vuoi tu, questa è una mia proposta. So che nelle case che sono qui c'è il colore caldo, c'è ocra, c'è giallo. Ce ne occuperemo dopo. All'inizio per la fusione no, io prendo questi tre colori. I tre colori che avete visto, adesso li metto qui su un piattino che ho già bagnato e come vedi il piattino non è pulito, ok? Perché non è pulito? Perché tutti i colori sono preziosi, quindi non è che lo pulisco e butto via quello che c'è qua. Comunque ci sono dei blu e un pochino di nero di un acquarello che ho fatto precedentemente, quindi metto qui un po' di bianco. Mettiamo qui un po' di violetto, che poi qua esce prima, sto vedendo esce elegante ma non è un problema, lo uso come opportunità. E questo invece è il nero abisso e lo metto qua. Anche qui esce questo, prendiamolo come opportunità perché questo elegante praticamente quando poi lo metti sul foglio luccica. E su questi acquarelli che sono granulosi delle volte succede, però ho imparato che quella cosa luccicosa, un po' viscida, rende luminoso l'acquarello, quindi io lo lascio lì. Ok, abbiamo fatto il nostro schizzo, giusto? Se ho fatto questo schizzo, praticamente ho già in testa quello che voglio fare, ok? Quindi la foto non la guardiamo più. Qui abbiamo il bianco che si è un po' asciugato. Dunque adesso prendo una matita acquarellabile, so che c'è un quarto, tre quarti, questo è un retro di un foglio, scusatemi, ma fa niente perché è una buona qualità. Quindi un quarto, due quarti, no, un quarto, tre quarti, e qui c'era il campanile, ok? Il bianco è ancora un po' umido, il campanile era qua, con questo pezzo questo più largo, questo un po' più stretto, e qui c'è la punta, dopodiché qui dietro c'era il bianco della chiesa, immagino, qui c'era l'ombra, qui c'era l'ombra e qui ho fatto troppa chiesa, quindi mi correggo, vado qua, lascio solo quel pezzettino bianco e qua facciamo chiesa, quindi mentre fai lo schizzo puoi anche correggere, non è un problema. Poi qua vado così, questo è bianco, questo era colorato, qui c'era un altro tetto e qui c'era l'ombra che ti ho detto che si va a fondere con la nostra fusione. Questo foglio qui è leggermente più grande, quindi ci stanno
più casette rispetto al nostro schizzo e va bene così. Quindi mi sono fatta alcuni tetti bianchi e in realtà tengo come orientamento, mi tengo questo tetto, questo bianco, e dopo ne aggiungo altri mentre faccio la fusione. Dopodiché si sale qua in su e qui abbiamo questa, chiamiamola ruina, un qualcosa che non si capisce bene cos'è, come si chiama? Non mi viene il nome, rovina. Dopo voi mi dite come si chiama. Bianco scuro, ok? Questo, poi qui abbiamo detto, qui c'è una bella collina che non voglio tenere piatta, quindi vado in su, anche se la foto non lo suggerisce. Qui vado anche qua irregolare, anche se la foto non lo suggerisce, e qui c'è questa discesa e ugualmente c'era in questa zona qui la discesa, ok. Qui invece c'era quel tipo una cosa da sciista, penso, la scia bianca. Qui possiamo buttarci dentro un po' di bianco mentre è umido. Qua dietro abbiamo detto facciamo solo il negativo colorato per le colline. Quindi per farlo devo fare la fusione, ok? E quello che facciamo adesso, ragazzi, è la fusione con coraggio, lasciando possibilmente più bianchi possibili, e i bianchi sono i bianchi del tetto. Se io qui adesso ne ho 1, 2, 3, 4, non importa, nel senso che mentre faccio la fusione possono diventare più tetti. Mi faccio ispirare mentre lo faccio, ok? Perché poi comunque l'acqua va dove deve andare. E adesso iniziamo con la fusione. Visto che mi conosci, tu sai che giro il foglio, ok? Lo giro. È così. I colori sono così adesso. Entro in questo nero d'abisso, che poi diventerà grigio, immagino, e cercherò adesso di mantenere i bianchi facendo la fusione. È già caduta una goccia. Se ti cade la goccia, perfetto, ne fai cadere ancora una. Teniamo il campanile bianco. Fusione. Qui c'è l'ombra, ok? Quindi posso entrare con la fusione. Qui c'è il bianco del tetto, lo lascio bianco. Qui c'è la fusione, scusa, lo scuro della casa può entrare nella fusione. Perché può farlo? Perché dopo lo liberiamo con il negativo colorato. Qui è importante che lasci ben visibile tutti i bianchi.
e che il colore sia comunque bello liquido. Vedi che la goccia si aggiunge alla goccia e tu praticamente vedi solo il tetto per adesso. Qui non ce n'era uno, ne mettiamo un altro perché ci piace. Qui fondiamo, qui magicamente è rimasto un bianco, lo usiamo. Sfumo. E inizia a entrarci un po' di blu, perché sulla palettina c'era. Qui devo andare a sfumare e qua devo andare a sfumare. Vedete i bianchi? Questi bianchi qui devono stare bianchi, ok? Qua c'era quella discesa dove c'è un po' di bianco, lasciamo anche quello. Ok, e siamo qua così, niente macchie, niente gocce che volano, però tutto bello integrato. E adesso che vado qui, ragazzi, vado nel pieno del colore, ma pieno, 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 perché? Perché qui abbiamo detto fusione, quindi ho un colore che è mozzafiato, anche per me. Qua ci deve andare lo scuro, fusione, quindi sono entrata col pennello pieno, pienissimo, vedi? Dopo te lo ingrandisco bene, guarda che bell'effetto. E a questo punto, visto che qua sotto non ci deve essere niente, abbiamo detto la fusione va così, prendo il foglio, prendo lo spruzzino e spruzzo questo colore in quella direzione, ok, eccolo qua, e lo tengo anche in quella direzione, e quindi qui rimane chiaro, qui l'acqua fluisce, qua sopra devo fare attenzione perché non si deve asciugare subito, quindi vado qua sotto, raccolgo la goccia. I tetti sono bianchi, come hai visto, e adesso qua sopra devo un po' sfumare, qua, perché non può stare così mega bianco. Però vedi che ci sono sotto quelle belle linee bianche che abbiamo fatto prima? Ragazzi, questa è la fusione, ok? Con tutti i tuoi elementi. Con tutti i tuoi elementi, quali sono i nostri elementi, anche se non li vedi più, sono la rovina, la chiesa con il muro, i tetti, ok? E qui quella discesa da sci o non so cos'è, che poi è anche qui. E visto che è anche lì, qua così, prendiamo il nostro bianco, bello denso, denso così, e lo mettiamo qua nell'umido, però ovviamente non può stare una linea così, che è tutta definita, quindi devo andare e lo faccio camminare con l'acqua, vedi? Tengo la direzione in cui voglio, che è questa, e attenzione a non fare troppo. Ecco che va. Te lo faccio vedere da vicino. Che sai, quello che è che l'acqua fai fare all'acqua, ok? Non tu.
non tu e non io, quindi lo fa l'acqua. Qua si è un po' bloccato, entro e lo spruzzo ancora un po' di là. Ecco qua. E adesso corre. E se corre, lo fai correre, ok? Guarda. E tengo il foglio in questa direzione così lui corre. Perfetto. E qui praticamente abbiamo già tutto. C'è già tutto, anche se non vedi tutto. Qua si sta un po' asciugando da questo lato e qua no. Quindi prendo lo spruzzino e lo spruzzo ancora un po' fuori. Poi attenzione, dovete sempre tenere il tavolo asciutto. Ecco ragazzi, questo è, se poi adesso vogliamo, non è che vogliamo, qua dobbiamo asciugare la goccia qua. E qui vedi già che il fuoco è qui, ok? E non qua. Passate circa 2-3 ore, si è asciugata la fusione. Questa è la fusione guidata, ok? Quindi tu vedi che è tutto fuso, e ci sono quei bianchi che abbiamo lasciato all'inizio della fusione. Quello che hai visto prima, quando ti ho detto che il colore era un po' gelatinoso, è questo effetto qua lucido, ok? Per questo, se succede in una mia, in un mio tubetto un mio colore, io lo lascio lì così, no? Non succede niente, anzi è molto bello. Puoi prendere una matita, una matita acquarellabile e puoi un pochino darti l'idea di come vanno le linee. Questa qui ad esempio è troppo ripida, quindi con il nostro famoso negativo colorato dopo vado a smorzarla. Qui abbiamo perso il lato della chiesa, qui sempre il lato della casetta, idem, idem, idem. Tutti questi pezzi qua sotto sono da riprendere con il negativo colorato. Se non sei sicura, fatti pure con la matita qui un po' di segni, che così quando dopo fai l'acquarello sei più sicuro, insomma. Io adesso inizio a fare questo tipo di finiture, lo faccio con l'acquarello, quello che va veloce, perché intanto vedi comunque quello che faccio, vuol dire negativo colorato qua dietro per le colline, e dopo le finiture qui nella prima parte, e forse qui accenno qualche tetto ancora, forse qui vediamo. Quindi da adesso vedi in modalità veloce e comunque potrai capire quello che sto facendo, insomma, perché comunque lo vedi.